Ciao a tutti, qui è Sibilo che vi parla, benvenuti in questo nuovo video. E ricordate, non importa chi sono, ma quello che dico. L'Inter è ormai sotto attacco da anni, da quando ha costruito qualcosa che in Italia quasi nessuno è riuscito a fare da tempo. Un'identità, un'idea di gioco, una certezza di prestazione. E attenzione, prestazione, non risultato. Perché il calcio è uno sport bastardo, e lo dice anche Kivu, ma negli ultimi anni, soprattutto post-Covid, i social sono diventati l'arma principale di menti confuse, frustrate, incapaci di analizzare. Ed è qui che nasce l'illusione del confronto. Il confronto continuo serve a una sola cosa: non guardare in faccia la realtà e non essere oggettivi sulla mediocrità delle proprie squadre. Così succede che una squadra con numeri eccezionali, in Italia e in Europa, venga analizzata solo quando perde, e sempre nel modo più disonesto possibile. In Italia, finché l'Inter è dietro anche solo di un punto, si parla di fallimento. Quando l'Inter raggiunge la testa della classifica, invece, dando anche diversi punti alle avversarie, è tutto dovuto. Hai una rosa forte, di altro spessore, ti vengono a dire. Poi assistiamo a ormai 6 annate di mercati faraonici ininterrotti delle avversarie, con giocatori comprati a suon di 30, 40, 50, 60 milioni, tipo Cup Miners alla Juve. Ma scusate, Cup Miners è scarso secondo voi? Datelo all'Inter, nella nostra mediana e con la nostra coralità di gioco, e vi facciamo vedere chi è Cup Miners. In ogni caso lì il peso dell'investimento non conta, vero? Poverini tifosi juventini, la loro società ha acquistato giocatori non all'altezza. Ma chi volete far ridere? Ma non avete un po' di vergogna? Vi sembra normale dare all'Inter da 6 anni a questa parte, anche quando non vince lo scudetto, sempre e comunque l'onere del dover vincere a tutti i costi? Ma conoscete la rosa dell'Inter? Conoscete gli investimenti sostenuti dalla società per ogni singolo giocatore? Sapete che i migliori in rosa sono arrivati a parametro zero, o per poco più di 20 milioni ciascuno? Sapete che molti di loro erano esuberi nelle stesse squadre dove oggi i loro tifosi parlano di Inter favorita? L'Inter, amici cari, piccoli pagliacci di un circo infinito e disonesti patologici, è forte, ma non per i motivi che volete far passare voi. L'Inter è forte perché è una squadra di calcio. E allora via con i paragoni. Juve, Milan e Napoli. Squadre macchinose, lente, senza idee, con schemi prevedibili, basate sulla fisicità, costruite a suon di milioni. Con tutto il rispetto, calcisticamente inferiori al Karabag. E io dovrei paragonare questa Inter a quelle robe lì. E non solo, da tifoso interista devo sentirmi dare anche l'onere della vittoria. Ma siete seri? Una squadra di calcio è fatta di tante componenti diverse. Ci sono i calciatori, la società, il mister, i tifosi, i dirigenti, i magazzinieri e così via. Oggi non c'è in Italia chi funziona meglio dell'Inter, e il fatto che abbia speso poco sul mercato, o quasi niente ormai da anni, ricordo che probabilmente l'ultimo investimento oneroso è stato Barella, ampiamente ammortizzato, e Lukaku rivenduto al doppio è un merito ancora più grande. Andare a fare una finale di Champions, malamente persa per carità, è qualcosa a cui oggi nessuna italiana può ambire. E io devo sentirmi sbeffeggiare per una brutta partita affrontata male, con i problemi di un allenatore che aveva già firmato per la sua nuova squadra e uno scudetto perso immeritatamente, con tutti gli episodi che voi sapete, solo pochi giorni prima. Nel frattempo, nello stesso anno, la mia squadra ha eliminato corazzate come Bayern e Barcellona, ha vinto con l'Arsenal, ha buttato fuori squadre di medio e altissimo livello, perdendo solo immeritatamente con il Leverkusen, con un gol in fuorigioco. Ma davvero siete caduti tutti con la testa a terra? Io comprendo lo sfottone e l'immediato anche per il brutto risultato, ma poi ci vuole onestà. L'onestà che tutta Italia ha dimenticato quando si parlava e si parla tuttora di Inter non vincente. E insomma, l'Inter, che faccia bene o che faccia male, è sempre giudicata come una merda. Vincete sempre voi. Sono 2 anni che assistiamo puntualmente ai pianti settimanali di un poveretto, un dinosauro del calcio e della Serie A, che conosce un solo modo di allenare, un solo modo di interagire e un solo modo di rapportarsi con il prossimo, sempre con la faccia incazzata, sempre accigliato, sempre rimuginante. Il signor Piantonio non ha ricevuto il giocatore da 60 milioni? E lui sta così, tutto accigliato. Ha ricevuto un rigore contro sacrosanto a norma di regolamento? E lui va a protestare come un ossesso verso tutta la terna arbitrale. Amici napoletani, quella persona è tossica. Il calcio e Napoli possono farne tranquillamente a meno.
Io non vedo un Napoli così brutto e inadeguato calcisticamente parlando di quello di Antonio Conte da diversi anni, e non ho mai visto la società Napoli nella sua intera storia calcistica spendere quanto fatto negli ultimi 2 anni. Beukma a 35 milioni, Lange e Neres a 30 milioni, ingaggi spropositati, acquisti di prospetti giovanissimi a cifre folli. L'Inter ha fatto la finale di Champions e speso circa 50 milioni totali per il mercato in entrata. Oh, ma siamo seri! È come fare una corsa automobilistica dove c'è un team che spende tanto e ha una macchina super potente, che poi non vince, e ti dicono, ma quelli che dovevano vincere erano quelli là. Oppure vincono e ti dicono, abbiamo fatto il miracolo. Ma miracolo di che? I veri miracoli sono altri, il Leicester che vince la Premier o l'Inter che vince la Champions a danni di Barcellona, Chelsea, squadroni veri. Poi ci sono i bilanisti e i rubentini. I primi con un allenatore peggiore di Conte che parla di cortomuso e cazzate simili. I secondi che hanno speso l'impossibile e con 3 allenatori al libro paga, ormai logorati da anni di nulla, parlano ogni settimana della Marotta League. Io guardo l'attuale campionato e posso affermare con certezza la Juve e il Milan attuali sono una vergogna per il calcio e per le grandi squadre del passato. Io da tifoso e sportivo non mi sono mai sognato di perculare la Juventus finalista di Allegri o il Milan di Ancelotti quando in squadra avevo Kuzmanovic, Nagatomo e compagnia calciara. Ci vuole sportività e sportivamente parlando quelle Inter non erano all'altezza. Perché negarlo? Il commento degli ultimi mesi è «questa Inter appena alza il livello cade». Ma vi rendete conto? Analisi basata solo sul risultato, ignorando la prestazione, il contesto, ignorando la realtà. Il messaggio è chiaro. L'Inter vince solo perché gioca con le piccole. Allora ditemi voi, contro Udinese, Juve, Milan, Napoli, una sola partita che l'Inter abbia meritato di perdere. Una. Senza contare la Champions, dove con Atletico, Liverpool e Arsenal abbiamo giocato alla pari e meritavamo almeno di portare a casa 4 punti. Io vedo Inter-Arsenal e so per certo che la prestazione della mia squadra sarà di livello, a prescindere dal risultato. Questa cosa non è scontata. L'Inter ha subito furti a ripetizione, ha giocato perennemente nella metà campo avversaria, ha sprecato occasioni clamorose, ha margini di miglioramento, certo, ma la domanda vera è un'altra. Le altre che livello hanno alzato? Chi gioca con 11 dietro alla palla? Chi fa il pagliaccio per innervosire l'avversario? Io a quel livello non aspiro. Oggi in Italia c'è una squadra costruita con meno investimenti di Juve, Milan, Napoli e Roma, che rende meglio di queste ultime e ha un'identità europea definita. Tutto quello che è oggi l'Inter è definito dall'ottimo lavoro sul campo. Io non apprezzo particolarmente Adani, ma dice una cosa sacrosanta quando parla di crescita sul campo. Oggi invece leggi i commenti su quel cesso di X e trovi gente che vive di like, mentecatti digitali, schiavi del consenso. E attenzione, anche tra gli interisti ce ne sono e li disprezzo allo stesso modo. L'Inter perde per 2 motivi migliorabili. Primo, investimenti inesistenti. Sommer, Acerbi, Mkhitaryan, Darmian, giocatori ormai usurati. Numeri alla mano, pochi tiri concessi, troppi gol subiti. Se in Italia sei la squadra che concede meno e ha gli stessi gol subiti di quelli che ti stanno dietro, o sei immensamente sfortunata, oppure sei anche soggetto a errori gravi individuali. Sommer pesa come un macigno sia sul campionato che in Champions. Con un portiere giovane, alto e reattivo, avremmo perso 1/3 delle partite perse. Questo è un dato di fatto. Secondo motivo, gestione di alcuni momenti. Serve più compromesso, non sempre attaccare a testa bassa. Questo problema si riconduce in parte anche agli investimenti, perché se giochi così è anche colpa del mister con poca esperienza. Hai scelto Chivu anche perché non potevi permetterti certo Guardiola. La scelta sulla persona la sposo in pieno. Il mister ha dato lezioni di signorilità e sportività a tutti in Italia. Chi sarà tempo per crescere anche per lui? Inzaghi fece gavetta diversi anni in una squadra di medio-alta classifica come la Lazio, giocando anche la Champions. Lui purtroppo ha avuto questo salto enorme da Parma a Inter, ma rimane sempre un uomo del triplete. Come allenatore sono sicuro che si formerà bene. Sposo in pieno la linea del non parlo di arbitri, non parlo di episodi, dobbiamo essere più uomini noi. Le sue parole hanno mandato letteralmente al manicomio uno come Conte, che non ha perso un solo istante nell'attaccarlo personalmente dopo Napoli-Inter, dimostrando ancora una volta un livello molto basso. E lui, io non parlo di Conte. Che grande! Christian, ti prego, non cambiare mai, ma fatti sentire un poco di più con la dirigenza.
La squadra è logora, servono innesti e se puoi, prima di sceglierli o chiedere qualsiasi giocatore, fai loro un esame. Prima di venire all'Inter ci vogliono le palle non quadrate, cubiche, così come le hai tu. Un Luis Enrique è chiaramente un giocatore di ausilio, che è anche stancato con i suoi giocatorini del vorrei ma non posso. Ci vuole carattere, ci vuole garra e voglia di dimostrare. Mi raccomando, credo in te. L'Inter non è ingiocabile, ma oggi è una delle squadre più difficili da battere in Europa. Questa è la verità. Tutto il resto è illusione, del confronto. E ricordate, chi vive di paragoni, chi misura tutto con il metro del risultato immediato, chi sminuisce le prestazioni e ignora i contesti, si illude di capire il calcio. L'illusione del confronto è comoda, serve a sentirsi migliori, a giustificare il proprio insuccesso e a ignorare il valore reale. Ma la verità è sotto gli occhi di chi sa guardare. Una squadra che cresce, che costruisce, che lotta, non ha bisogno di approvazioni, paragoni o like. Chi riesce a vedere questo capisce finalmente che l'Inter, oggi, è più di una semplice squadra. È un esempio di resilienza, strategia e cuore. E chi guarda da lontano, con mente lucida, sa riconoscerlo. Inter-Pisa è stata una partita a spartiacque, un macigno piazzato lì dai nerazzurri. L'Inter ha rimontato una partita che per come si era messa posso certamente dire che nessuno in Italia avrebbe rimontato. Non perché il Pisa sia imbattibile, tutt'altro, ma per il modo in cui sei andato in svantaggio e per il modo di difendere dell'avversario in 11 dietro la linea della palla. Piccolo appunto. Concordo con Alessandro Cavasinni quando dice che Di Marco non ha cambiato la partita. L'Inter ha giocato in quel modo dall'inizio della gara, ciò che è cambiato è avere soluzioni tattiche diverse. L'Inter, come dicevo, non è perfetta. Dobbiamo capire che alcuni numeri, come possesso, predominio della partita, dribbling non riusciti, sono qualcosa da analizzare nel bene e nel male. Un dirigente sportivo dovrebbe analizzare questi numeri e capire come raggiungere il compromesso. Sì, perché al netto di essere un grande gruppo, l'Inter manca di alcune soluzioni tecniche e alcuni giocatori andrebbero impiantati nella rosa al più presto. Ma adesso non voglio parlare di questo. Farò le mie analisi e le condividerò con voi nei prossimi video. Oggi voglio solamente rilassarmi, guardare Juve-Napoli e Roma-Milan e divertirmi, pensando di essere comodo al primo posto. Sarà difficile vedere due belle partite. Ah, conosco i miei polli, ma magari mi sbaglio. Ora però voglio sentire anche voi. Fatevi avanti nei commenti. Dite la vostra. Che siate interisti o tifosi avversari, parliamo di questo tema, senza filtri, e vediamo chi ha ragione davvero. Lascia un commento e se vuoi restare sempre aggiornato e non perderti nessuna mia analisi, iscriviti subito al canale, metti hype, lascia un like e attiva la campanella. Qui era Sibilo. Alla prossima!